Ciao a tutti carissimi utenti e bentornati al mio canale. Insomma, primo video dopo la prima parte di festività. Spero insomma che avete passato questa prima parte insomma di festività in maniera veramente serena e auguro a tutti insomma ancora buona continuazione di feste. Allora, come primo video da questa prima parte, ritorniamo con un argomento che sicuramente insomma già è stato discusso in altri video insomma di altri canali, insomma chiunque ne parla, però anche io posso dare insomma il mio parere su il migliore browser che c'è in circolazione, almeno insomma fra il 2023 e il 2024, quindi sino ad oggi. Quindi oggi si parlerà di browser internet, quindi è comunque un argomento veramente interessante. Allora non ne prenderemo tanti in considerazione di browser perché effettivamente ce ne sono veramente tanti in giro di browser oramai, però ci soffermeremo solo su qualche browser, quello più utilizzato dagli utenti, più scaricato, insomma quelli fra virgolette più famosi. Non è detto che un browser famoso scaricato da molti utenti sia effettivamente efficace e buono, come non è detto che un browser che è poco conosciuto non sia praticamente efficace, perché molte volte potrebbe essere anche al contrario. Comunque ora scopriremo quali sono questi browser che metteremo a confronto, però in maniera molto semplice, senza addentrarci in dei particolari che confonderebbero gli utenti, soprattutto alle prime armi. Allora, browser più scaricati e più utilizzati, quali sono? Ovviamente primo in classifica stiamo parlando non di migliore browser, ma browser più scaricati o che hanno delle quote in mercato veramente imbattibili, altissime. Ovviamente c'è il famosissimo Google Chrome, da non confondere sempre, ricordate il vecchio video, con il Google. Il Google è un motore di ricerca, il browser di Google invece è Google Chrome. Quindi un browser scaricato da milioni e milioni e milioni di utenti, utilizzato già da parecchi anni, conosciutissimo, un browser che molte persone, anche i miei stessi clienti, chiedono il download di quel browser quando vengono da me per sistemare il computer, altri magari non ne vogliono sentire parlare. Comunque, stando diciamo ai download si mette prima in classifica rispetto ad altri browser, anche per insomma quello che ho detto prima, una quota in mercato davvero alta, imbattibile rispetto ad altri browser. Poi quale prenderemo in considerazione? Un altro browser che è stato precedentemente molto alto in classifica, che è il Mozilla, quindi il Firefox, che però negli ultimi anni insomma ha perso, dopo l'avvento insomma di appunto Google Chrome e altri browser come Safari, ha perso un pochettino di quota in mercato. Un pochettino insomma è una parolina buttata lì, perché comunque ne ha perso molti, ed è il Firefox, abbiamo detto, di Mozilla. Molte persone lo chiedono, alcune persone sempre non lo chiedono, quindi non è detto insomma che persone chiedono un tipo di browser rispetto a un altro. Dopodiché metteremo anche a confronto il Safari, abbiamo detto, che riguarda soltanto quella fetta di utenti comunque che utilizza Mac, perché abbiamo visto che Safari è anzi credo che non abbiamo mai parlato, forse per gli smartphone abbiamo parlato di iPhone, comunque è il browser predefinito dei dispositivi Apple, quindi che siano gli iMac, quindi i Mac della Apple PC fisso, oppure che vi posso dire anche gli smartphone, quindi tutte le serie appunto degli iPhone. Quindi il Safari non è detto che non lo possiamo montare anche in Windows, perché ormai Safari viene montato anche su Windows. Dopodiché, per concludere, metteremo soltanto poi a paragone anche il famosissimo ormai sostituto di Internet Explorer, che è Edge. Già lo troviamo in Microsoft Edge, quindi fatto da aziende casa Microsoft, ha sostituito il vecchio Internet Explorer che tutti utilizzavamo ai tempi proprio di XP. È stato veramente un cavallo di battaglia Internet Explorer, però poi dopo insomma aver avuto parecchi problemi anche di aggiornamenti, che non veniva più aggiornato, non si aprivano più molti siti, la sicurezza ovviamente mancando di aggiornamenti diventa davvero bassa, quindi un rischio per tutti gli utenti che navigano in internet. Poi è stato deciso da un paio di anni a questa parte di aggiornarlo, quindi cambiarlo, anziché continuare col progetto Internet Explorer, è stato sostituito, devo dire in maniera veramente egregia, perché Edge funziona bene, da Microsoft appunto Edge. Quindi, non addentrandoci su, abbiamo detto, tutte le caratteristiche, possiamo spiegare in generale tutti questi browser, tutti in un'unica parola, cioè cos'è che
rende davvero un browser migliore rispetto a un altro? Allora, sicuramente deve essere comunque all'apertura abbastanza intuitivo il browser, quindi meno confusionario è, e secondo me, quindi secondo il mio parere, non perché deve essere così, deve essere praticamente facile da far capire a un utente, quindi non difficile nelle impostazioni, perché dobbiamo essere veloci e sbrigativi a correggere un'impostazione rispetto a un altro, deve essere semplice a settarlo, quindi deve essere anche bello esteticamente e molto funzionale secondo me. Dopodiché, cos'è la cosa più importante? Ovviamente è la cosa più importante in assoluto, è la sicurezza. La sicurezza dove la si ha installando un browser? Allora, il primo punto, secondo me, efficace è quello proprio di avere più aggiornamenti possibili, quindi che il browser, se dovesse avere delle falle, deve essere aggiornata e l'azienda lo aggiorna in continuazione proprio per aggiornare quelle falle che possono essere bucate dai nostri hacker. Quindi, essendo che noi facciamo qualsiasi tipo di ricerca viene messa su un browser in internet, direttamente dobbiamo essere sicuri che tutto quello che noi cerchiamo, uno, non viene registrato dai siti, anche se facciamo un pagamento, il pagamento lo facciamo ovviamente tramite browser sulle nostre carte di credito, quindi non deve essere memorizzato nessun codice CVV che troviamo nelle nostre carte di credito, che è importante per averle, per non averle clonate. Quindi insomma tutta la sicurezza possibile e immaginabile non la dobbiamo affidare ad un buon browser. Quindi ovviamente stiamo tutti lontani da browser poco conosciuti, anche se abbiamo detto che non è detto che un browser poco conosciuto lavori male, però ovviamente un browser insomma che rende a fonti di guadagno da scaricamento da milioni di utenti, ovviamente ha più possibilità di gestire meglio quel software, di essere aggiornato, quindi non è detto che magari un browser che è poco scaricato sia scadente, però di sicuro magari pecca un pochettino di sicurezza, quindi affidiamoci sempre a browser che sono effettivamente al 100% o quasi al 100% sicuri, o che comunque arrivano sempre degli aggiornamenti. Allora, abbiamo detto che come primo browser in assoluto fra scaricamento, fra download e diciamo quote in mercato, ovviamente si piazza al primo posto Google Chrome. Io ovviamente consiglio Google Chrome. Allora, Google Chrome per esempio a me non piace come browser, lo trovo veramente un pochettino lento rispetto agli altri, molto affaticato sia nell'apertura sia nella navigazione. Chrome a me per esempio non piace, anche se come prima pagina, quindi come motore di ricerca, Google è praticamente uno dei più fantastici motori di ricerca, quindi a mio parere insomma non consiglio tanto il Google Chrome come browser, però come pagina iniziale, quindi come motore Google è fantastica, è una delle più veloci, più spedite, veramente più semplici, ecco perché abbiamo visto solo che compare quella famosa pagina di Google dove noi possiamo andare a ricercare qualsiasi cosa, le ricerche sono veramente veloci ed è perfetta come pagina iniziale, quindi come motore di ricerca. Anche se Google per esempio si piazza al primo posto, come abbiamo detto, numero di download e quote in mercato, effettivamente Google pecca di sicurezza un pochettino, quindi non ha nelle impostazioni, se andiamo nelle classiche tre bacchettine, pecca un pochettino nelle impostazioni, quindi molte cose non le fa, non permette insomma la sua impostazione per una diciamo ottima privacy per noi, quindi Google Chrome pecca un pochettino di questo. Per passare poi per esempio ad Microsoft Edge oppure il Safari abbiamo detto che riguarda tutta quella fetta di persone che utilizzano i dispositivi Apple, per esempio come me. Ovviamente io utilizzo Safari lì e non utilizzo nessun altro tipo di browser. Safari è veramente fantastico, anche se in passato, come tutti gli altri browser, nessuno ne esce vincitore, ha avuto qualche falla. Non è perché il dispositivo Apple, io utilizzo Apple da 20 anni, è imbattibile. Safari ha avuto qualche falla, però l'importante è saper subito ricucire con gli aggiornamenti a quella falla. Quindi praticamente comunque gli utenti insomma che sono incappati su quella falla ovviamente magari avranno visto insomma i dati un pochettino circolare di qua e di là, anche sapere dove si va nei siti, però subito è stata ricucita quella falla, quindi Safari sino ad oggi è veramente un ottimo browser per chi ha e per chi utilizza praticamente dispositivi Apple. Io direi di non installare altro dispositivo, potete continuare benissimo con Safari perché è davvero un ottimo browser, veloce e soprattutto sicuro. Ovviamente non consiglio la sua installazione su dispositivi Windows e Microsoft, quindi quello no, perché comunque c'è
su dispositivo Microsoft, un browser molto migliore rispetto abbastanza migliore rispetto insomma al Safari. Quindi il Safari lasciamolo solo per tutti gli utenti che utilizzano i dispositivi Apple. Parlando invece di Windows, quindi di Microsoft, abbiamo visto che c'è l'Edge sempre un ottimo ovviamente browser internet che abbiamo visto ha sostituito ormai insomma Internet Explorer. Devo dire che è veramente veloce, veramente fatto bene, è un browser soprattutto che diciamo fornisce anche un altro tipo di browser sempre in incognito, quindi possiamo lavorare anche in incognito con lo stesso Edge, quindi aprire una pagina normale invece di aprire una pagina completamente anonima. Lo vediamo anche che qualche altro browser lo farà. Quindi effettivamente anche come cookie permette parecchie impostazioni, l'Edge devo dire che è veramente buona e lo consiglio, insomma molte volte si pensa sempre che è un sostituto dell'Internet Explorer ed è così, e che magari potrebbe avere dei problemi come Internet Explorer, però devo dire che l'Edge è veramente buono e in più lo troviamo comunque già nei nostri dispositivi, insomma già preinstallato, quindi Edge effettivamente funziona bene. Se non volete scaricare altro tipo di browser e magari non siete in grado, anche se è semplicissimo, di andarlo a installare, già troverete installato Edge e potete comunque continuare con Edge. Quindi per ora, facendo un sunto, abbiamo visto che Microsoft Edge va bene come browser abbastanza sicuro, e per tutti gli utenti invece abbiamo detto della Apple, il Safari continuate ad utilizzare perché non avete bisogno di installare altro browser internet. Però il migliore, secondo me, qual è? È proprio per esempio quello che la gente tende a installare meno, oppure proprio perché ha perso tutte quelle quote in mercato, e sto parlando del famosissimo browser di Mozilla, quindi il Firefox. Secondo me non esiste, diciamo a tutt'oggi nel 2023, quasi a cavallo del 2024, browser migliori di Mozilla Firefox. Firefox è uno, se voi insomma volete installare un browser, uno dei più sicuri, Mozilla Firefox è un browser uno dei più sicuri, è veramente dettagliato tutta la sua politica di sicurezza. Si può fare la qualsiasi cosa nelle impostazioni, possiamo decidere i cookie di terze parti, se si devono vedere, se non si devono accettare, possiamo navigare in incognito con un'altra pagina, quindi possiamo creare una pagina proprio anonima, la classica pagina più violetta del nostro Firefox, del nostro Mozilla. Possiamo attivare talmente impostazioni veramente dettagliate, memorizzare le password, non memorizzare le password, dire ad altri siti di non prendere i nostri dati, quindi non dando il consenso, veramente un settaggio in maniera fatta professionale. Ricordo anche che il Firefox ovviamente è un browser open source, già abbiamo visto, è rimacinato in testa, abbiamo la parola open source, quindi completamente gratuito, e col famosissimo tasto ispezione, che lo potete fare anche voi, potete andare a controllare, perché si controllano così, la qualità del browser viene controllata così, potete andare a controllare sempre tramite guida su Google, lo potete diciamo, inserire la ricerca su Google, come controllare, vedere se è affidabile un browser internet piuttosto che un altro browser, e direttamente ci sarà una guida che vi dirà cosa dovete andare a ispezionare, quel codice preciso che dovete andare a ispezionare, sia di Firefox, insomma di tutti quei browser però open source, quindi con Firefox si può fare l'ispezione, potete vedere effettivamente ogni quanto viene aggiornato, Firefox viene aggiornato in continuazione. Non ci sono insomma problemi di falle fino ad oggi almeno, e speriamo insomma anche in futuro. È davvero un ottimo browser, quindi come fra virgolette, se si può dire così, vincitore, ma non c'è un vincitore, un perdente, diciamo come miglior browser, secondo me molto molto sicuro, al primo posto ovviamente si piazzerà il Mozilla, quindi il Firefox. Dopodiché possiamo utilizzare, andando a ritroso, il Microsoft Edge per arrivare sino al Safari, e poi insomma giù di lì installare il Chrome e quello che sia, e poi altri browser nemmeno ve li consiglio, perché insomma vi direi di stare lontano da tutti gli altri browser, soprattutto da tutti quei browser che sono sempre, girano sempre su Chromium. Direi sempre di non installarli e starli lontano. A noi basta soltanto installare l'Edge, installare il Safari, installare tutto quello che volete, con motori di ricerca Google va bene, tutti i Chromium lasciamoli perdere come browser. Spesso insomma hanno veramente
molti problemi soprattutto a livello di sicurezza. Vedi, prende la grandissima falla, il grandissimo problema per esempio che ha creato insomma Thorium. Molte persone vedo che hanno consigliato per esempio l'installazione di Thorium. Dico, spero che non l'avete mai fatto. Comunque ci sono anche altri browser insomma che sono giù di lì, simili a questo Thorium o altri browser insomma che sono veramente veramente pericolosi per la nostra sicurezza, dato che noi abbiamo detto tutti i dati, anche se facciamo un acquisto, li mettiamo nel nostro browser. Quindi già vi ho detto quali sono quelli più insomma da andare a utilizzare. Abbiamo visto questi 3, questi 4 e l'abbiamo messi già in ordine. Provate insomma, comunque, dato che io lascio sempre provare all'utente, lascio decidere veramente a lui qual è il miglior browser. Abbiamo detto che possono lavorare tutti e 4, tutti e 5, quello che sia, assieme. Decidiamo ovviamente un browser principale per non avere sempre quella domanda fastidiosa all'inizio di scegliere il nostro browser predefinito, e li potete andare a scegliere tutti, proprio aprendo qualsiasi pagina e vedere quale si comporta meglio secondo voi, eppure quale a voi insomma più affine come browser internet, che magari lo capite meglio, è molto più spedito delle impostazioni. Quindi diciamo chiudo così il video dicendo che il primo browser secondo me molto più sicuro è quello di Firefox, quindi quello di Mozilla. Inoltre vi dico che questo sicuramente lo faremo poi in un altro video. Proprio andiamo a settare invece, quello sarà magari un video un pochettino più lungo, magari si può dividere proprio in 3 parti, perché secondo me è meglio fare un settaggio professionale e preciso dei 3 browser principali. Quindi abbiamo detto il Firefox, poi andiamo a settare magari anche l'Edge, e poi andiamo a settare magari anche il Safari o qualche altro tipo di browser. Questo perché i browser che installiamo così su internet sembrerà magari la gente anche non lo sa, vengono fatti i loro download e vengono installati così per come sono. Stop! Questo non va assolutamente il bene, perché se no tutta la privacy decade. Quindi abbiamo parlato proprio del nulla sino ad ora. Però bisogna fare per ogni browser un'accurata installazione, soprattutto delle impostazioni. Quindi ogni installazione di questi browser ha bisogno di una precisa e professionale, insomma, professionale settaggio. Quindi in questo caso, siccome c'è molto da settare, ne ho parlato anche in qualche video precedente, magari ne approfitterò proprio per queste festività di andare a preparare proprio qualche video di qualche settaggio fatto in maniera impeccabile. Ciao a tutti e buona navigazione!